è un po' il battesimo dell'aria. Fino adesso abbiamo scherzato, non abbiamo superato delle grosse velocità. Quest'oggi intanto bisogna vedere se abbiamo risolto dei problemini di consumo, di scorrevolezza soprattutto della vettura, e poi vedere due cose importanti: uno è che non sollevi il muso della vettura, pertanto aerodinamicamente sia neutra, e vedere anche quale potrà essere il comportamento sulla pista sopraelevata, sulla quarta pista, che è quella con la maggiore inclinazione, e vedere, visto che la demoltiplicazione dello sterzo non è eccessiva, se a certe velocità non faccia un po' un effetto go-kart. Tutto da vedere. Dov'è che è Nardò? Allora, Nardò è... Perché sono senza schiaffo. E la pista? Dov'è la pista? Non è segnata perché non è importante. Parla con gli imprenditori del posto. Siamo concentrati, un po' di preoccupazione per uno scroscio d'acqua previsto, perché questa vettura non è fatta per andare nell'umido più che altro, può andare anche nella pioggia, però non ha le protezioni per la parte elettrica. Comunque in questo momento il tempo è splendido, c'è anche una bella brezza, e anche in questa, se il vento dovesse aumentare, ovviamente bisognerà procedere con maggiore attenzione, senza strafare. Però d'altra parte non si può rimanere su posizioni intermedie. Adesso è il momento ed è l'unico posto adatto per incominciare a superare certe velocità, ovviamente in progressione, però non è che abbiamo l'allarme. Sì, abbiamo un allarme, però le cose possono anche accadere all'improvviso. Cercheremo di fare tutto al meglio. Noi adesso dobbiamo fare questa qua. stradina litoranea. La litoranea troviamo Torre Chianca. Torre Chianca e poi prosciutto. E prosciutto. E l'altra torre che... Questo è il report di quella prova lì. Queste sono le velocità. Oggi è un primo test su questo anello per testare appunto le sue durate, le velocità, la messa in pista. Questa è una pista decisamente il massimo che ci possa essere per una pista da record, e quindi adesso vediamo compatibilmente con la situazione atmosferica. Sono Silvio, amico di Agem da tanti anni in quanto preparatore di alcune sue macchine per le sue gare di regolarità storiche. Sono un meccanico che da tantissimi anni lo seguo in queste sue passioni. Nello specifico, quando si muove, una mano in più di un meccanico può sempre essere utile, perché quando un mezzo alle ruote si muove può succedere di tutto, e avere una mano che più o meno sa può sempre tornare utile. In questo progetto io praticamente, anche per dei problemi che avevo di famiglia eccetera, non è che abbia partecipato granché. Abbiamo scoperto che sono quasi 20 anni che siamo amici, che ci conosciamo, per cui ogni volta che c'è da fare qualche cosa, che sia una gara un po' strana o qualcosa, lui chiama, io obbedisco, rispondo e corro. E qui sono quasi diventato suo portafortuna, perché per esempio come il Rally di Monte Carlo storico, che io credo ne abbia fatto una decina, lui mi pare 17 e tutto, però con me è riuscito a vincerlo, per cui sono il ciondolino che porta, il cornetto che porta fortuna, per cui quando c'è
al seguito arrivo anch'io e poi c'è sempre da fare qualcosina, la mano la do sempre, sono utile, almeno in quello. Va sempre avanti lui, per cui è inutile che gli dica qualcosa, perché anche se passa il tempo e tutti un pochettino invecchiamo, non siamo più come una volta, magari troviamo un pochettino più difficile, un po' più pesante fare certe cose, però intanto non si molla mai e lui soprattutto sempre avanti. Facciamo la strisciolina anti-pioggia. Sole, se mai dovesse. Sono un ottimista incorreggibile. Bisogna tenere presente che ha un diametro di 4 km questa pista e c'è una zona che è fortemente bagnata, sta piovendo e anche le meteo sono un po' diverse, no? Da zona a zona, in certe zone c'è il sole, in certe zone sta piovendo, è umida, adesso sta arrivando uno dei colleghi a togliere dei ramoscelli c'è stato vento forte e in questo momento la pista non è utilizzabile e vedremo di farlo più avanti. Il programma di oggi è a Luna, ci troviamo tutti, partiamo, arriviamo là, incontriamo dei giovani universitari salentini del Politecnico, se saremo invitati staremo a sentire cosa hanno da dirsi, dalle 4 alle 5 descriveremo le caratteristiche di Blitz Primatis e poi dalle 5 in avanti cominceremo tutte le procedure di preparazione nella speranza che le meteo tengano e si possa finalmente dare inizio a questi test. Che prove dobbiamo fare oggi nello specifico? Ma faremo una serie di giri a velocità costante ognuno, sempre a salire, con 2 o 3 check di controllo della macchina in mezzo. L'idea è quella di provare i consumi alle diverse velocità, poi validare un po' di comportamento della macchina, stabilità sia aerodinamica che controllo, di sospensione, sì, perché a queste velocità non siamo mai andati, quindi dobbiamo... Ha fatto 200 fino adesso. Sì, fino adesso ha toccato i 200, oggi dovremmo arrivare nell'area dei 300 km all'ora, quindi dobbiamo capire come si comporta la macchina. C'è una sorta di magneto termico che automaticamente scatta e perde tutto. E qui, una volta che sono tutti attivati, io posso dare corrente e finalmente si libera questo, incomincia a lavorare il computer e da questo quadro qui decido se dare potenza, allora si illumina La grande domanda con cui siamo arrivati qua a Nardò è quali sono i consumi della vettura, perché non abbiamo mai avuto la possibilità di provarla in velocità costante e sostanzialmente quello che stiamo leggendo è nei limiti della ripetibilità di un ambiente aperto come la pista, vicinissimo ai valori che ci aspettavamo da calcolo e da simulazione. Quindi questo conferma che la macchina può essere capace di raggiungere le prestazioni che abbiamo impostato a inizio progetto. Ora chiaramente tra quello che c'è sulla carta e quello che c'è nella realtà ci sono tutte le variabili, tra cui la difficoltà di prendere il ritmo a guidare a quelle velocità, il sole che punta negli occhi, il fatto che la pista non sia esattamente piana in termini di pendenza, che è una cosa che sapevamo, ma si è rivelata anche più, influente di quello che erano le nostre aspettative, soprattutto nell'interazione macchina-pilota-pista, quindi questo necessita di un po' di lavoro per dare al pilota la giusta sensazione di sicurezza che gli permetta di esprimere tutto il potenziale della macchina. La macchina anche ha ancora qualche dettaglio da sistemare, ma in generale direi che i primi numeri che abbiamo visto sono molto interessanti. Siamo confidenti di poter fare tutto quello per cui la macchina è stata pensata ed è stata realizzata.
certo che mi sto divertendo. Questi pochi giorni erano stati programmati da tempo, ma vissuti un numero incredibile di volte. Le procedure alla partenza, i tasti da premere. Difatti sono riuscito subito a impappinarmi. Il primo giro un cronometro non è partito, uno strumento non è stato azzerato e compagnia bella. E tutto quello che hai ripetuto tante volte, ti sei allenato, poi è normale che quando l'emozione ti prende puoi fare qualche piccolo errore, e i test si fanno anche per questo. Ed ecco che finalmente, dopo un anno d'attesa, siamo arrivati a Nardò, e poi ieri finalmente, dopo un rinvio dovuto a condizioni meteo avverse, ieri abbiamo potuto fare un primo test per verificare il comportamento della vettura su questo anello. Direi che le aspettative relative al mezzo sono state rispondenti. C'è stato un po' di sorpresa per le condizioni e le caratteristiche dell'anello, che richiedono una certa abilità di guida che il pilota poverello non ha, una certa dose di allenamento, ma il mezzo, ripeto, c'è ed è in grado di raggiungere prestazioni decisamente interessanti. Così, dritto adesso, vai pure dritto, perfetto. Io non ho fatto tempo. Non so se me lo sa dire lei. Le telecamere dalle... Ok, basta. Fermo lì. Sta radio... Però a 260, che paura. Però l'abbiamo seguita da bordo pista noi dal piazzale. Bella, Gioiellini. bella pianta. Sa cos'ha? È che ha lo sterzo che è un po' troppo da go-kart. È il più demoltiplicato che fanno, però è bello, bello, bello. Contento? Sì, molto, molto. Anche di tutte queste persone intorno. Fa piacere. No, comunque il mezzo va bene, credo abbia percorso in tutto 155 km, abbiamo consumato 55-58%, il che lascia supporre che si possa fare l'ora intorno ai 230 di media, il che vorrebbe dire alzare rispetto alla Zer che pesava il doppio, ma si possono aumentare così senza sforzo di un buon 15%. Grazie, adesso ci sono altri motori, altre cose, eccetera. Però là c'era un pilota, qui c'è un anziano. Ma è venuto a casa e non mi ha detto niente, è stato non sono zitto. pensieroso, sono un po' stanchino. È distrutto, secondo me. Allora, ti riprendi stanotte? Però non mi venire a raccontare a luna di notte quando ti sei ripreso dopo la prima... Come dimmelo domani mattina. Domani mattina. Per me è stata una bella tensione. È quello che dico, non È stata è una successione di la emozioni. tensione, Sì. Salire. Poi anche sudare. No, è che quando ho cominciato a girare intorno ai 180, 190, mi sono detto... Ma perché sono qui? No, il 300 non ce la faccio. Ma Non si fa. Ma perché ti faceva paura? Sì. Ah, meno male, sono contenta che almeno ti calmi un po'. Così ti calmi un po'. Se mia moglie è preoccupata, quantomeno non lo dà da vedere. Certamente è interessata ai risultati, e ieri si è un po'
stupita perché non ho manifestato il mio gaudio, però ieri ero veramente un po' cotto dopo una giornata di preparazione, la tensione. Oggi, per carità, la tensione c'è sempre, la concentrazione anche, però abbiamo dei dati che ci confortano e soprattutto dobbiamo cercare di mantenere la velocità più che andare a cercare delle punte e fare dei collaudi. Oggi dobbiamo essere più regolari e meno velocisti. Stasera Sarà carica. Dovessi raccontare tra un po' di anni questa avventura, la racconterei come un'avventura di un grande team che Gianmaria è riuscito a creare. Questa avventura gli auguriamo di poter completare il record, perché vogliamo passare alle generazioni future che anche una persona da sola può effettuare un record del genere e quindi scrivere la storia. Dopo la ZER di Bertone, la Blitz potrà riscrivere la storia. Ieri abbiamo effettuato le prime prove e devo dire che a livello personale non pensavo di essere così agitato, nel senso che non c'ero io nella macchina, ma è come se lo fossi stato. C'è sempre pericolo che qualcosa non quadri all'ultimo secondo, magari è la classica piccola cosa che può rovinare il tutto. Invece è filato tutto quanto liscio. Abbiamo fatto le 3 sessioni di prove, facendo noi in prima persona in un veloce pit stop. Questo mi ha permesso di essere più tranquillo. Diciamo che dopo le 5 giri abbiamo visto che tutto stava andando bene, le pressioni erano giuste, i giochi sterza era tutto a posto, allora ci siamo un attimo tranquillizzati. Però fino alla fine sentivamo soltanto il fruscio della macchina che ci passava sopra la testa, non potevamo vedere nulla. E quello aumentava ancora di più l'ansia che pian piano ci saliva da dentro. Adesso tocca a Gianmaria affrontare la giornata di oggi, dove proveremo a effettuare una prima parte di test che potrebbe essere proprio quello veritiero per poter effettuare il record.